con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Good morning, dear friends. Ah no, siamo siamo con Piero qui Smart & Healthy per parlare un po' anche in inglese. How's it going, Piero? Peter. Good. It's a sunny day. Also here it's very hot. Yeah, not so much, but that's good anyway. Oh, okay. Perfect. Ok, non so come continuare, quindi, cioè non perché non sappia l'inglese, ma perché non l'ho preparata mentalmente, quindi I didn't prepare. Provare però a fare un episodio totalmente in inglese, dai. But, yeah, of course, we can do it. We can do it an English episode of Smart & Healthy. One of the next episodes. Very soon in the future. Ok. A parte le battute, ben ritrovati cari amici, questa è Smart & Healthy, la ventesimo episodio, ventesima edizione, stavo per dire, ventesimo episodio di questo mercoledì 4 giugno, che è un mercoledì che sa un po' di martedì, perché ieri era martedì che sapeva di lunedì, e quindi c'è stato, almeno per noi, c'è stato il ponte del 2 giugno, no, parla noi no, perché ovviamente non si festeggia la festa della Repubblica Italiana, magari qualche italiano sì, però non a livello... Posso immaginare che in grosse comunità tipo quella di New York, piuttosto che abbiano comunque festeggiato in qualche maniera, non ovviamente a livelli italiani, però di sicuro sarà qualche evento l'avranno fatto. Qualche brindisi, qualche cosa, sì, vabbè, certo. Anche perché poi molti, almeno questo poi me lo puoi confermare o meno, la sensazione è che c'è un forte nazionalismo tra gli stranieri, tra gli italiani che abitano all'estero. E questo, vabbè, forte nazionalismo della nazione da parte di provenienza, di origine, insomma. Sì, allora diciamo che qui sono molto, tra virgolette, segmentati in comunità, nel senso che per esempio qui vicino a noi abbiamo un paio di comunità abbastanza grosse che si ritrovano poi anche almeno una volta al mese insieme. Mi è capitato di essere a New York per esempio per la festa di San Gennaro e essere stati all'Italita proprio durante la festa di San Gennaro. Effettivamente c'era una bella comunità che si era riunita, quindi alla fine, e non solo gli italiani in quel momento, ma anche di altre nazionalità che comunque partecipavano alla festa stessa. Certo, quindi vedi, almeno un forte senso d'appartenenza, no, però come si vede nelle serie TV, quando dicono ma io sono di origine italiana, magari è di terza, quarta generazione, dicono no, io sono italiano, però poi vabbè, è di terza generazione, allora, vuol dire ma il trisavolo era italiano, ma già il bisnonno non lo era più. Allora dipende tanto dall'educazione che ricevi. Nel senso, noi abbiamo avuto questa conoscenza nel complesso dove abitavamo prima, ragazzo che ha poco meno di noi al momento perché ha una ventina d'anni, di origini italiane, lui è nato qua negli Stati Uniti, i genitori che si sono trasferiti negli Stati Uniti per dare un futuro migliore ai propri figli, e al tempo stesso però non hanno proseguito
nell'educare i figli al mantenere la propria identità. Quindi lui sostanzialmente, nonostante sia di origine italiana, non conosce una parola di italiano. Questo perché i genitori hanno voluto che sostanzialmente, lui mi pare abbia un fratello e una sorella, hanno voluto sostanzialmente che i figli per, a detta loro, integrarsi meglio, parlassero solo ed esclusivamente inglese. Quindi sostanzialmente è una perdita di quello che è la cultura, certo, che in realtà poi potrebbero tranquillamente mantenere. sì, perché poi c'è il falso mito, perché questo è anche nel mondo non solo anglosassone ma anche latinoamericano, spagnolo, che col fatto che il sapere lo spagnolo, e lo spagnolo è la terza lingua più parlata nel mondo in tanti paesi, perché basta pensare dal Messico a andare verso sud, America Latina, Sud America, parlano tutti spagnolo, a parte il Brasile, a parte qualche stato d'oltremare di Francia o di origini comunque di altre origini europee. La maggior parte parlano spagnolo, quindi la falsa credenza di sapere una lingua sola, alla fine, alla lunga, certo dipende, poi uno le fa nella vita, Allora, se non esce dagli Stati diciamo anche che, allora, sì, è vero, nel senso, sapere una lingua sola in questo momento soprattutto è una cosa, tra virgolette, sbagliata, nel senso che limitante, più ne sai meglio è, quello certo. sicuro. C'è da dire anche che però se quella lingua sola è l'inglese, sostanzialmente hai accesso fondamentalmente, non ti dico a tutti, ma a quasi tutti i paesi del mondo senza troppi problemi. Quasi tutti. Sicché alla fine sì, è vero che è bene saperne più di una, è vero anche che comunque quando sono determinate lingue sostanzialmente sei anche più facilitato rispetto ad altre. Certo. Poi c'è anche da dire che è il saperne una il problema, non è il non, cioè se ne sai 2/3, e questo, ora io ti dico l'italiano nel caso di questo tuo conoscente, perché comunque l'inglese e l'italiano, è vero, l'italiano sembra che sia parlato solo in Italia, invece non è vero, perché quanti italiani all'estero vivano nel mondo. Quindi a me è capitato in parallelo per assurdo di parlare spagnolo a Berlino. Perché ho trovato al bar una ragazza di origini spagnole e ci ho parlato in spagnolo, non in tedesco. Mi sono un po' salvato in quella maniera lì, benché un pochino di tedesco, me poco, devo riprenderlo onestamente, però o mi salvavo con l'inglese, sono salvato con l'inglese, però in questo caso qui sapere lo spagnolo, che comunque per me è molto più agibile, non è proprio vero, però insomma me la sono cavata via, diciamo così, però sapendo 2 lingue, non una sola, anzi neanche la mia lingua nativa. Sì, diciamo anche che comunque per fortuna lo spagnolo è molto simile all'italiano, quindi per certi versi l'origine proprio linguistica è comunque la stessa. È vero che ovviamente hai termini differenti e cose differenti, però è sicuramente più semplice che non l'inglese, che ha una grammatica, una pronuncia totalmente differente. Sì, no, certo, quello sì. Bene, quindi dopo aver divagato per 10 minuti abbondanti, parliamo. Si può fare anche quello. Ma certo, tanto anche perché. Che poi sostanzialmente abbiamo una scaletta più o meno predefinita, ma poi possiamo tranquillamente divagare senza certamente. Anzi, come ho detto ieri, che ieri mattina a cortocircuito ero da solo perché non avevo Andrea con me, e parlando così ho detto vabbè, ci sta non essere, cioè avere una scaletta e poi dover improvvisare, dover cambiare un po' di cose, ci sta.
anche perché noi parliamo di differenze, che poi ora ritornando al discorso della lingua, ci sono molti anche corsi di laurea, comunque corsi in generale all'università di italiano, quindi insomma, di lingua italiana. Quindi se io mi trasferissi in America potrei dire io vengo a insegnarvi italiano. Sì, magari, allora, magari mi prendono, non mi muovo. Anche perché in questo momento non so quanto ti converrebbe, però sostanzialmente a me 2 anni fa è capitato di ricevere questa offerta per fare un corso di italiano a questo gruppo di turisti che sarebbero poi dovuti venire in vacanza per un paio di settimane, e fondamentalmente ora loro volevano sapere ovviamente le cose essenziali per potersela cavare, per poter stare in giro tranquillamente senza avere troppi problemi, però diciamo che come cosa è stata anche interessante, perché comunque anche lì in quel caso nonostante si facesse pratica di conversazioni molto semplici, venivano comunque fuori domande e cose un po' più particolari, quindi alla fine bene anche quello eventualmente. Certo, sì, che poi alla fine, soprattutto per cavarsela, diciamo così, bastano quelle frasi fatte, costruite ad hoc. Più che altro non è tanto la frase in sé, è quando uno ti risponde devi capire cosa ti risponde. Sì, ecco, quello magari è la parte sicuramente un po' più difficile, anche perché comunque se sei uno straniero che è lì solo ed esclusivamente per 2 settimane e poi se ne torna a casa, inizialmente non stai a cercare di comunicare più di tanto. È vero anche che se invece sei una persona che è comunque interessata a capire un po' di più del posto in cui è e della cultura in cui si ritrova, uno può anche provare a parlare e interagire in maniera diversa con le persone del luogo, quello di sicuro. Certo, sì. Quello di sicuro. È un po' quello che tendenzialmente fanno i cosiddetti youtuber, che sono i cosiddetti youtuber viaggiatori, poi sostanzialmente. Vabbè, sì, cavalcano anche quest'onda gli youtuber, quindi sì. Allora, vediamo un attimino, stavo guardando, no, ok, va bene. Che poi settimana scorsa di cosa abbiamo parlato? Sempre del solito personaggio. Sempre del solito personaggio in tenuta da guerra contro l'università di Harvard, ad esempio. Poi sostanzialmente sì. È stato quello l'argomento della puntata. E di come determinati eventi poi alla fine siano troppo simili a quelli che sono già successi più o meno un secolo fa. Sì, stavo guardando un attimino. Allora, perché se io scrivo Stati Uniti notizie mi dai tutta roba per andare negli Stati Uniti? Questa è un'ottima domanda. Non lo so. No, stavo guardando un po' di notizie, no? Per ora, per chi ci ascolta, anche se poi no, abbiamo ancora una decina di minuti. Allora, no, vabbè, stavo guardando un po' di notizie, c'è il discorso dei dazi, vabbè, 3-4 giorni fa, vabbè, Stati Uniti, alla fine sono sempre le solite cose. Ah, bello questo. Stati Uniti, proposto un reality in TV in cui gli immigrati gareggiano per ottenere la cittadinanza. Sì, ecco, questa è a parte mi sembra se fosse già parlato in qualche modo. Non si era accennato, sì, esatto. Ma se ne può anche parlare un attimino, perché poi fondamentalmente qui stiamo arrivando all'assurdo. Sì, mi sembra anche a me. Però ora fondamentalmente si arriverebbe quasi a una sorta di Hunger Games legalizzato sostanzialmente. Sì, però non è ammazzato.
Allora spieghiamo perché sennò. Allora, chi non ha visto Hunger Games, tanto senza fare spoiler, così almeno cosa succede? Stiamo sul generico. Sì, certo. Siamo in un futuro distopico, ok? Dove dopo una cataclisma nucleare, insomma un problema di guerre e quant'altro, viene rifondata la società americana più che altro, perché non si parla molto del resto. Viene diviso tutto in distretti, ce ne sono 12. E ogni anno, perché c'è stata una guerra civile, cosa viene fatto? Viene sorteggiato dai 12 ai 18 anni, no? Dei giovani, 2 giovani per distretto, un maschio e una femmina, dove si ritrovano in un'arena a combattere e a farsi fuori, tanto per rendersi l'idea, e ne rimane un tipo Highlander, ne deve rimanere solo uno. Chi rimane in vita vince e viene lasciato in pace, almeno sulla carta. E quindi chi vince? Tutta una serie di regole. No, zitto, se no si va nello spoiler. Si è detto no spoiler. Abbiamo detto. Quindi è stato il maggiordomo. Ah no. Maggiordomo con il calendario nel salotto. Sì, quello era Cluedo. Però, sì, esatto. Ora, in questo reality mi immagino che non venga ammazzato nessuno. Come il nome provvisorio è tutto un programma, The Americans. Sì. Cioè, evidentemente chi vince prende la cittadinanza, però è chiaro che insomma. No, neanche prende la cittadinanza, aspetta, perché questo è il bello della cosa, non è che gliela danno, velocizzano il processo per prendere eventualmente la cittadinanza, ma non è detto che gliela diano. Vabbè, ok. Questo è il trick che non raccontano effettivamente, non è detto che gliela diano, velocizzano il processo. Ah, ok, vabbè, velocizzano il processo, va benissimo. Sostanzialmente ti mettono in una sorta di Squid Game o Hunger Games. Ma non viene ammazzato nessuno, e quindi non è uno Squid Game. Si sa ancora, non è ancora detto che non venga ammazzato nessuno, perché poi sai, ho capito. Gli ultimi sviluppi non ci sarebbe da stupirsi minimamente. Sì, va bene, ma non lo posso fare così platealmente, dai. Ascolta, e sostanzialmente tirano via la gente dalle strade in maniera molto plateale, quindi non è che una cosa del genere possa andare così. No, ma l'apparenza, allora quello che ho imparato dagli Stati Uniti, quello che non è tanto la forma ma l'apparenza, cioè no, è la forma, sì, perché se la forma è l'apparenza alla fine. Perché quello che vedi poi alla fine è un po' come negli Hunger Games viene fatto, no, gli Hunger Games teoricamente anche nei libri viene fatto vedere come uno muore, come viene fatto fuori, ma diciamo in televisione bisogna edulcorare, bisogna rendere più è una cosa agrodolce, rendere più dolce la pillola, mettiamola sì, capito, indorare la pillola amara, ma ci mettiamo un po' di miele perché così almeno sembra più dolce, potrebbe essere più dolce. Staremo a vedere se mai una cosa del genere passasse, credo che veramente sarebbe il punto di non ritorno alla fine, anche perché comunque ci sono persone che non solo la cittadinanza vera e propria se la sono sudata, ma anche alcuni hanno pagato anche delle discrete cifre, non tanto per la cittadinanza perché quella non la puoi comprare, salvo tendenzialmente fare il discorso del gold card che aveva proposto Donny all'inizio della presidenza, ma sostanzialmente per accedere a determinati tipi di visti che comunque ti garantiscono non proprio la cittadinanza ma una cosa molto simile. Ti compri la membership. No, stavo leggendo solo $5 milioni, vabbè, due spicci, e stavo leggendo che Warsoft, questo che è il produttore
che la sua visione è tipo The Biggest Loser, che è per l'immigrazione, però The Biggest Loser è stato un vecchio popolare reality praticamente dove i concorrenti rimanevano in sovrappeso, gareggiavano per vedere chi perdeva più peso e il maggior numero di chili. Solo in questo caso per l'immigrazione, infatti viene difeso il concetto che non c'è nessuno che perde. Boh, vabbè. Si guarderà poi se effettivamente dovessero farlo. Praticamente vedi, però non c'è nessuno che perde in questo show. No, lo sto leggendo da Rai News, tanto per citare la fonte. È ridicolo suggerire il contrario. Sono tutte persone che probabilmente, quindi forse, diventeranno futuri americani. Hanno tutti un posto in fila, sono tutti buoni candidati, non sto buttando su nessuno, sto offrendo a qualcuno l'opportunità di saltare. Vedi, e vinci un salto alla fila. Sì, sostanzialmente velocizzi il processo, non vinci niente di più. Un salto alla fila tipo Gardaland. Vinci reale, passo, vinco il salto alla fila alle poste. Potrebbe, ottimo. sì, no, ok, sì, praticamente ogni episodio, programma, si è detto che era il titolo The American, praticamente nessuno ci rimette, però no. Tutti gli altri in fila saranno umanizzati e conosceremo i loro volti. Sì, vabbè, e allora? Sì, poi no, vabbè, ma quello, sai, diventa alla fine tutto no, allora, vabbè, per fare pubblicità e quant'altro. Sarei curioso di capire effettivamente intanto di che nazionalità saranno queste persone, perché poi le politiche lì sarebbe tutta da vedere poi la cosa. Stavo guardando, ogni episodio includerà una sfida sul patrimonio culturale, quindi magari potrebbero farlo tipo un quiz show alla fine, non un reality, un quiz show, una sfida a eliminazione, un incontro in municipio e una votazione finale. Warsoff ha spiegato che la sfida sul patrimonio culturale sarà adattata a luoghi specifici, come una sfida sulla corsa all'oro a San Francisco, una sfida sulla pizza a New York, cioè stereotipi a go-go, e una sfida sulla NASA in Florida. Vabbè, questo ci può stare, per mostrare quanto è grande. L'unica che vedo intelligente per ora è la NASA in Florida, perché poi per il resto sì, esatto, anche perché c'è Cape Canaveral, quindi sì, appunto, che è in Florida. Inoltre Warsoff prevede che ogni episodio si concluda con una riunione cittadina, proprio come un'elezione presidenziale. Gli abitanti del Tennessee, ad esempio, potranno votare sul quale dei nostri futuri americani vorrebbero rappresentare meglio lo stato del Tennessee. Risposta alle potenziali critiche sulle altre aspettative dei concorrenti, la produzione è stata categorica. Mi aspetto che qualsiasi reality show abbia qualcosa in palio. Sì, non ho intenzione di scusarmi per il fatto che ci sia una vera posta in gioco dello show. Non penso che sia una cosa negativa, anzi, ne vedremo le rebelle. Quindi, vabbè. No, la cosa positiva, che anche lì, come si diceva prima, il discorso del qualunquismo sulla pizza a New York, e lo chiamano aspetto culturale. Vabbè. Sì, allora vorrei capire un attimino. Ora, effettivamente, come dicevo, l'unica che vedo effettivamente centrarci qualcosa è sostanzialmente la NASA in Florida, perché poi anche la corsa dell'oro è tutto fuori California, nel senso. Sì, è più a nord. È un pelino più a nord, giusto quelle due righe, ma il che poi la dimostra tanto anche sulla cultura che c'è questa gente, ma quello è un altro paio. Esatto. Cioè, alla fine. No, infatti. Bene, Piero, noi andiamo in pausa, così ci pensiamo un attimino su questa cosa e torniamo tra poco, ok? A tra poco, sì. Vai. Ciao.
Eccoci di nuovo rientrati qui a Smart Netti. Oggi l'abbiamo buttata più sull'attualità, però vabbè, ci sta anche perché è vero che, come abbiamo sempre detto più volte, abbiamo il nostro ghostwriter, il nostro autore nascosto dietro le quinte, che è Donald Trump, però insomma noi dobbiamo parlare delle differenze tra Stati Uniti e Europa e Italia, quindi ci sta anche parlare di attualità, anche se poi l'ultima, mi dicevi a microfoni spenti, che l'ha tirata grossa. No, allora diciamo l'ultima l'ha tirata veramente troppo grossa, perché sostanzialmente ha dichiarato che il Joe Biden che abbiamo visto in questi ultimi 4 anni non era lui, ma era una sorta di uomo bicentenario, robot cyber, robot programmato, e il vero Joe Biden secondo lui sarebbe morto 4 anni fa. Ok, ci sta. Sì. Ci sta, può essere. Sì, dai, ci sta. Mi viene in mente che c'è un film di Simon Pegg, prodotto da Simon Pegg, anzi è una trilogia, ma l'ultimo soprattutto, che è The World's End, la fine del mondo, è tratta proprio, cioè la base, no, la storia alla base è un'altra, però diciamo la conclusione, vabbè sì, sono passati, non me ne frega niente di spoiler, questo è passato talmente tanto tempo, anzi voglio vedere di che anno è The World's End, la fine del mondo, The World's magari scriviamo per bene, World's End, la fine è del 2013, quindi non ci sono spoiler, non avete cari amici scuse per considerarmelo spoiler, e quindi vi dico tutto. Se poi avete voglia vi guardate la trilogia del Cornetto, The Cornetto Trilogy, che è formata da la notte dei aspetta, non vorrei sbagliare il titolo. Allora, è la trilogia del Cornetto. La trilogia del Cornetto sono 3 film, che è La notte... Allora, salve a tutti ragazzi e ben... No, non volevo far partire YouTube. È partito YouTube, ma no. Sì, allora, sto leggendo perché sono 3 film sempre prodotti da sempre da Simon Pegg, che tra le tante è un attore britannico che compare anche nell'ultimo Mission Impossible, quindi alla fine allora sì, con Nick Frost, attori famosissimi. L'Alba dei morti dementi, ecco, non mi, perché sì, mi veniva il titolo in inglese, ma l'Alba dei morti dementi, Hot Fuzz, che non è stato tradotto, e La fine del mondo, The World's End. E nel World's End praticamente c'è lui che si ritrova con i vecchi amici di scuola e fanno praticamente il miglio dorato, che è andare a percorrere in una notte, fermarsi pub dopo pub nel comune e bersi almeno una birra in ogni pub. Sono 12 e l'ultimo, una bella sfida alla fine. E l'ultimo pub si chiama The World's End, la fine del mondo. E nel mentre succedono tanti parapiglia e alla fine si scopre che ci sono gli alieni che hanno sì, e chi si oppone agli alieni che stanno cercando di cambiare il mondo perché il mondo sta finendo e sostituiscono, chi non è d'accordo lo sostituiscano, e allora anche Biden è stato sostituito dagli alieni. Sì, che poi c'è anche Dennis Quaid, Pierce Brosnan. Diciamo che se una cosa del genere fosse stata realmente fatta così, avrebbero dovuto farla in una maniera un attimino migliore, perché poi sostanzialmente non è che sia stato un buon risultato quello che è venuto fuori. No, vabbè, magari sai, qualche difetto poteva esserci. Sì, no. Ma diciamo che eventualmente glieli hanno esagerati un pochino troppo. Sì, allora se fosse stato programmato magari era un discorso più legato a
il programmatore pro Trump magari lo doveva rendere verosimilmente uguale a un ottantenne con decadimento cognitivo fisiologico, quindi magari una cosa del genere. Magari, però magari non si può mai sapere effettivamente che cosa possa venire fuori, però sì, diciamo che non è venuto fuori un buon risultato, mettiamola così, è stato un po' troppo esagerato e sarebbe stato meglio se non l'avesse fatto. Esasperato vabbè. Bisognerebbe, ma secondo me alla fine lo faranno tutte, anche perché siamo a 100 giorni di Trump, giusto? Quanto è passato? È passato un po' troppi, sì, no, un po' più di 100, sono già diventati troppi per certi versi. Ma faranno un libro, tutte le cose dette da Trump? Se non lo fanno lo facciamo noi. Guarda, potrebbe essere un'idea, una sorta di riproposizione del diario che avevi fatto un po' di tempo fa, sì, con le perle migliori, sì. Le bischerate di Trump. Potrebbe non essere male. Una rubrica spin-off. Una rubrica spin-off di Smart NLT. Potrebbe... Perché no? Perché no? Ma sai, ora c'è da capire non so se anche questa è arrivata in Italia o meno, ma in borsa, quindi negli Stati Uniti, hanno cominciato a chiamarlo Taco, sì, l'avevo letto questa cosa, perché che fondamentalmente dice una cosa e la ritira dopo 30 secondi netti. Ah, ok. E la testa aspetta. Trump always chickens out. E ovviamente la detta stampa della Casa Bianca è stata chiamata Taco Bell. La campanella del Taco. Povera, ma la detta stampa della Casa Bianca l'ha scelta Trump o era già... Allora, da quello che si sa credo l'abbia scelta lui, e comunque Melania ha avuto voce in capitolo, nel senso, soprattutto per come lei si dovesse presentare poi man mano nelle varie conferenze stampa che presiedeva. Ma Melania che dice? Non si capisce bene se viva alla Casa Bianca, se non ci viva o meno, perché ci sono alcune voci di corridoio che dicono che non avrebbe passato nemmeno 10 giorni alla Casa Bianca, altri dice sembrerebbe di no, però si capisce bene. Quindi sono separati in casa, più o meno. Vabbè. Sai, diciamo che per sopportare uno come lui secondo me ce ne vuole veramente tanto, quindi sì, più che altro perché lei è del 70. Sì, lui ha 80 anni. Lei è del 70 e Donald Trump è del 46, quindi ci sono 24 anni di differenza tra lei e lui, insomma. Sì. E lei ha 54 anni, 55, e lei e lui ce n'ha a 78. Sì, diventa un po' tanto ora. Poi è vero perché lei ci stia insieme, ma quello non lo fai mai. No, magari si è sposato. Sì, lei aspetta che, però sai, ah no, 55 ce n'ha perché è del 26 aprile, quindi sì. Ma Trump quante mogli ha avuto? 2 sicuramente, forse anche 3, ora questo non me lo ricordo sinceramente. 2 sicuramente, perché una parte dei figlioli sono fatti con la prima moglie, sostanzialmente. Donald Trump è proprio nato a New York. Sì. La famiglia è di New York. Sì. Da non confondere con i Super Trump, tanto per dire una bischerata per smorzare, è scritto come Super Trump, scritto con la A, invece Donald Trump è scritto con la U, Trump. Esatto, quindi biografia, stavo guardando, no? Che è nato nel Queens.
Sì, quindi all'epoca un quartiere neanche così tanto benestante, mettiamola così. No, ma neanche negli anni '80, perché se te pensi anche nei supereroi, tanto per fare un parallelo, qual è il supereroe nato nel Queens? Chi era? Spider-Man. Mi pare. Esatto, Spider-Man. Spider-Man. Quindi Spider-Man non è che fosse ricco. Sì, non è che vivesse Esatto. nell'agiatezza, ecco, mettiamola così. Esatto. Quindi anche gli anni 80-90 quando è nato, Sì, quando è nato Spider-Man. Però stavo cercando un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente con il discorso di Spider-Man. Ah, ecco, vedi. Da non confondere con Captain America, che è nato a Brooklyn che è un eroe del dopoguerra. No, durante la guerra mondiale. Ti citerò anche un'altra cosa, un altro film che parla del Queens in maniera, tra virgolette, simpatica della condizione che c'era all'epoca, ed è Il principe cerca moglie. Ah, vero. Eddie Murphy. Sì, che loro vanno nel Queens perché lui pensava che sopra c'era la parola Queen, allora era un quartierone, e invece poi si ritrovano nella povertà più o meno più assoluta. Sì, ma perché lì c'è tutta la storia, è anche simpatica, lui cerca moglie perché deve avere l'erede, che lui gli volevano affibbiare la moglie che faceva qualsiasi cosa lui dicesse, insomma. Invece voleva una della quale fosse innamorato, esatto. E si mette a lavorare nel bar, ristorante, sì. Allora, no, perché bachelor's degree me l'hanno tradotto come baccalaureato? Perché in realtà lo traducono spesso con questo termine, però in realtà dovrebbe essere il primo livello di laurea sostanzialmente. Sì, ma potrebbe essere un bachelorato invece che baccalaureato, vabbè. Sì, queste sono le traduzioni di Google alla fine. No, veramente è Wikipedia italiano. Quindi qualcuno ha scritto e ha tradotto così. Sì. Allora, no, qui è con Nancy Reagan, quindi no. Inizio della carriera. No, volevo vedere. Vabbè, scrivo le mogli di Trump, perché tanto. Se forse fai prima alla fine. Vedi, anche come ricerca, se scrivo le mogli ci sono le mogli di Trump è la prima. Poi c'è Enrico VIII, Carlo Magno, Napoleone, Maometto, Jacob e David e Randy Roth. Quindi Trump è il primo. Melania, Ivana, Marla Maples. Ah no, la prima è stata Ivana Trump dal 77 al 90, poi Marla Maples dal 93 al 99 e poi Melania dal 2005. 20 anni, accidenti, è arrivata da... quella che è durata di più al momento, direi. Sì. Esatto. Bene, qui ovviamente su Smart Net stiamo parlando di cultura pop anche, oltre di attualità. Abbiamo travisato un pochino. Non vi preoccupate. Sì, oggi è così. Oggi l'abbiamo messa su questo livello qua, ma ci va bene anche così, dai. Sì, allora, se bisogna riuscire anche un po' a ridere, perché sennò si cambia. No, per carità, se no... Ah no, ma la prima moglie, a parte vabbè, aveva già divorziato, ma è morta. Ivana Trump è morta nel 2022. Ci dispiace per lei. Certo, per carità, anche perché è stata sposata con Donald. Soprattutto forse per quello ci dispiace di più. Sì. Non tanto. No, Marla Maples invece è ancora viva, no? Ora è un'attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, è collega. Ecco, più o meno collega, dai, mettiamola così. Sì, collega, vabbè, più o meno. E quindi, stavo guardando, e vabbè, come dicevamo in diverse puntate fa, Trump è famoso non soltanto per il discorso della presidenza, ma perché la famiglia Trump è un po' come McDonald's.
Non sì, che è una vendono delle più ricche d'America, poi sì. Ma non perché vendono panini, è un po' come McDonald's, perché McDonald's, se non sapeste, che non esiste in Islanda, lo sai, non c'è in Islanda McDonald's. non lo sapevo. No. Non che si perdano chissà che cosa. No, per carità, lo dicevo ieri a cortocircuito, l'Islanda è il paese del no. Non ci sono McDonald's, non ci sono zanzare, no, islandesi ci sono, non ci sono zanzare, i cognomi non sono come noi, che non hanno origini particolari, ma hanno solo i suffissi figlio di e figlia di. Però McDonald's, tanto per ritornare al discorso, McDonald's è ovviamente sappiamo tutti che fa panini, fast food, ok, ma è uno dei più grossi proprietà immobiliari nel mondo. Sì, è vero, questo la sapevo. E Trump uguale. Perché è proprietario di tutte di tutti i locali dove fa franchise. Esatto, è di proprietà di McDonald's. E così la famiglia Trump è immobiliarista, cioè tutti i possedimenti immobiliari nel mondo. Sì, poi non credo buona parte siano tutti hotel tra le altre cose, per qualcosa del genere. Sì, che comunque sì, va bene. Tipo Trump Tower, cose simili, c'è 20 hotel, c'è diverse cose. No, beh, certi commerciali, tutta roba commerciale comunque alla fine. Sì, sostanzialmente sì. Guadagnano poi fondamentalmente con quello. Esatto. Capire quanto effettivamente ci guadagna ancora e quanto invece perda con i vari debiti, le varie bancarotte che ha fatto, cose del genere. No, infatti, e stavo guardando, a parte, aspetta, facciamo così, è il patron che chiama. Lo richiamo dopo. No, stavo guardando, parlando di fast food, ci sono dei fast food che non ci sono in Italia, magari non ci sono neanche in Europa, perché White Castle, Castello Bianco, in Italia non c'è. No, però credo anche... No, oddio, il KFC ultimamente penso qualcosa sì, KFC c'è anche a Campi Bisenzio, ai Gigli. Sì. No. È come sì. Era un po' come anche Starbucks ora c'è a Milano, c'è anche qua a Firenze, tra uno ai Gigli e uno all'Isolotto, insomma sì. Beh, c'è uno anche sotto la stazione, sì vabbè, comunque stanno cominciando ad arrivare. Come Five Guys, che c'è anche Wendy's non credo ci sia ancora. Wendy's non credo ci sia ancora. No, Wendy's no. Five Guys l'avevo visto solo a Barcellona, invece c'è anche qua a Firenze. Non ci sono mai stato, però al momento non ci sono mai stato neanche io, non credo ci andrò mai. No, vabbè. Potremmo fare una puntata solo sui fast food. Sui fast food. Stavo guardando, visto che si deve parlare anche di cibo, facciamo tutti i fast food americani che sono nel mondo e che non ci sono. Per esempio, il Popeyes Louisiana Chicken, che hanno sbagliato. No, è Kitchen. È Kitchen, però fanno pollo fritto. Fanno pollo fritto, ma lo fanno in una maniera molto piccante. Ok, va bene. Però perché chiamarlo kitchen se poi fai pollo che si chiama? Fondamentalmente credo facciano piatti tipici della cucina della Louisiana. Ok, va bene, ci sta onesto. È onesto. E anche Taco Bell, visto che parlavamo di Taco Bell, inizia a essere presente in Italia, mi sa, però attenzione, no, questo no. Taco Bell un episodio su queste cose. Sì, faremo non ora, non voglio. Taco Bell in Italia, dov'è Taco Bell in Italia? Visto che parlavamo della detta stampa degli Stati Uniti, è stata chiamata Taco Bell
Poi ti dirò fuori onda come la chiamo io, ma quello è un altro timeline. Vabbè, questo è un tuo pezzo. Un pezzo. Allora, no, tuttavia in Italia ad oggi non ci sono ristoranti Taco Bell operativi aperti al pubblico. Ok, no, quindi ancora no. Ma È anche iniziata. Chick-fil-A o Biscuitville, per farti altri due nomi, non credo ci siano in Italia. No. Non penso proprio. Ah, no, però vedi. Ah, vedi, però non è. Taco Bell ha un solo ristorante in Italia, ubicato all'interno della caserma Ederle di Vicenza. Quindi è comunque limitato a un territorio sostanzialmente americano. Sì, perché Sì, però è inoltre la catena Billy Tacos, gestita, è una catena in vabbè, ok. Tex-Mex, ma non è Taco Bell. Vabbè. E la caserma Ederle di Vicenza è una caserma americana? Te lo sai? penso di sì. Credo di sì. Caserma Ederle. No, però c'è la possibilità. Ah, vabbè, magari vai a mangiare da Taco Bell dentro questa caserma Ederle. Camper, sì, ok, sì. Mi sembra strano che ti diano accesso così facilmente No, è per gli americani, cioè è un Taco Bell all'interno della caserma per gli soldati americani, perché è una base militare dell'esercito degli Stati Uniti situata a Vicenza, sì, della USA RAF, sì, vabbè, ok, quindi è un Taco Bell fatto a uso e consumo loro. Sì, decisamente. Va bene, faremo una puntata sui fast food americani, che ci sono o non ci sono in America o negli Stati Uniti, cioè ci sono in America per forza, che ci sono anche in Europa e in Italia. Per esempio, infatti io al KFC, che era Kentucky Fried Chicken, e io l'ho mangiato solo quando ero a Barcellona, perché c'era solo lì. Poi vabbè, ha avuto tutte le controversie del caso, però io l'unica volta che l'avevo mangiato invece era stata in Sudafrica. Addirittura, ma pensate. Sì, ma io tutte queste cose le mangiai solo quando sono stato all'estero. è come Starbucks non c'era in Italia, qui in Italia non ci sono mai stato, però sai, all'estero il caffè, che a te non piace, però il caffè di fatto non è buono come viene fatto qui, quindi Starbucks va bene, è un buon. Quello di Starbucks non può nemmeno essere definito caffè, è acqua colorata sostanzialmente. No, vabbè, ma ci sono le varianti tipo, ma ci mettono il latte, il cioccolato, quindi sono varianti, è un compromesso accettabile, diciamo così. Non lo chiami caffè, chiaro, però non è neanche la brodaglia che ti vogliono vendere, che ti vendono i bar. Sì. Ok. Quello non è che ci vuole molto. No, perché per carità, assolutamente. Bene, caro Piero, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata della numero 20 di Smart and Healthy. Niente, ci organizziamo per fare una puntata solo sui fast food, perché potrebbe essere interessante. È una buona idea, è molto interessante. Da un off topic di oggi abbiamo tirato fuori un'argomentazione, gli argomenti per la prossima puntata o le prossime. Quindi, caro Piero, io ti ringrazio e ci teniamo in contatto, ci aggiorniamo, rimanete sintonizzati su Radio Centro Web, mi raccomando. Alla prossima, mercoledì prossimo. Ciao.